Ciao a tutti, sono emozionatissima. Volevo dire al ragazzo di prima la soluzione per il sudore, la maglietta nera. Ok, io negli ultimi 7 mesi ho vissuto per strada, completamente senza soldi. Ho dormito ogni notte sotto un tetto diverso, e già tanto se era un tetto. Questi sono i posti dove ho dormito. Fino a 22 giorni fa ho vissuto completamente senza soldi e queste erano le mie scarpe. Queste scarpe le ho comprate a Londra l'anno scorso per essere un angelo. Che cosa vuol dire essere un angelo? Un angelo è una massaggiatrice di teste di giocatori di poker ai tornei di poker. Queste scarpe hanno solcato tutti i casinò più prestigiosi d'Inghilterra. E stavo in piedi anche 12 ore al giorno per massaggiare i giocatori, quindi un paio di scarpe comode erano essenziali. Sulla loro suola c'è scritto "Go walk", vai a camminare. Ogni mattina le mettevo per andare a lavorare e questa frase mi si fermava nella testa, vai a camminare. Un giorno stavo massaggiando un giocatore particolarmente nervoso e cominciai a guardarmi intorno. Che ora era? Che giorno era? Che cosa ci stavo facendo lì? Mi guardai intorno e non trovai nemmeno un orologio. I casinò sono dei posti senza tempo, proprio per far perdere la cognizione del tempo ai giocatori. Lo stesso stava succedendo con la mia vita. Mi ero completamente persa, non sapevo più nemmeno perché ero lì. Il giocatore che stavo massaggiando era particolarmente nervoso e mi stava procurando la nausea. Mi sentivo stufa di vivere in questo limbo senza tempo. Ed esplosi. Gli dissi, sorry sir, I quit, I need to go for a walk. Mi dispiace, mi licenzio, devo andare a fare una passeggiata. E così feci, mi licenziai, uscii dal casinò a Marble Arch e camminai fino a casa, a Whitechapel, una manciata di chilometri, a Londra, nella notte, una notte qualsiasi, per tutti, ma non per me. La prima frase che mi venne in mente fu quella di Jep Gabardella nella Grande Bellezza, che dice che a 65 anni non ha più tempo per fare quello che non gli piace fare. Bene, perché dovevo aspettarne altri 30 per giungere alla stessa conclusione? Sapevo esattamente che cosa non mi piaceva fare, ma mi ero completamente dimenticata i miei sogni. Incominciai a ripercorrere la mia vita. Fin da piccola sono stata una bambina sempre distratta, con la testa tra le nuvole, sempre a guardare fuori dalla finestra, sempre a consegnare per ultimo i compiti in classe. E la mia maestra mi diceva, sveglia Darinka, sveglia, il tempo è denaro, il tempo è denaro. Una frase orribile che mi è rimasta e mi ha tormentato per tutta la vita, facendomi pensare che il mio essere lenta fosse un grandissimo difetto e che veramente stessi perdendo dei soldi nell'esserlo. Ultimamente però ho incominciato a leggerla diversamente. Ora penso che il mio essere ricca e il mio essere lenta mi porta potenzialmente ad essere molto ricca. Poi che altro? Nel 2004 mi sono laureata in fotografia a Westminster, a Londra, e da lì sono partita. Ho viaggiato in diversi continenti, mi sono adattata a qualsiasi situazione, ho fatto veramente qualsiasi tipo di lavoro, dalla barista in bikini nelle miniere australiane all'insegnante di inglese nel Laos, veramente di tutto. Mi stavo adattando alle esigenze del mondo, però forse se avessi fatto quello che piaceva a me fare, il mondo per una volta si sarebbe adattato a me. E che cosa mi piace fare? Finalmente avevo ritrovato i miei sogni. Viaggiare, scrivere, fotografare e sognare, senza fretta, con calma. Finalmente l'idea era chiara nella mia testa. Sarei tornata in Italia e mi sarei fatta tutta l'Italia a piedi, raccogliendo sogni, cercando di stimolare nella gente che avrei incontrato quello che mi era successo a me quella notte magica. Un po' come fa Atreyu nella Storia Infinita, cercare di sconfiggere il nulla, stimolando la fantasia della gente. Perché sognare è una sottile forma di ribellione e mettere in pratica i propri sogni, vera e propria rivoluzione. Quindi presi il volo per Malpensa, arrivai a casa, i miei genitori mi vennero a prendere all'aeroporto, preoccupati, ma cosa ci fai in Italia dopo 15 anni che non ti vediamo?
Sto per partire per Palermo e torno a casa a piedi. Ah, domani piove. Ok, bene. Mi assecondarono come si fa coi pazzi. In effetti io mi sentivo completamente folle, non ero molto convinta. Non avevo messo da parte una lira. Come si fa? Concettualmente era perfetto, viaggio senza soldi, dimostro che posso realizzare i miei sogni anche senza denaro. Ci sta. Però a piedi. Io a piedi non ero neanche mai andata al supermercato. Come si fa? Google, no? Trovo chi l'ha fatto prima di me. Mi risponde un tale Riccardo Carnovalini, intrepido camminatore che si era già fatto l'Italia a piedi numerose volte, estasiato dalla mia follia. Sì, grande, sì, ci incontriamo. Così finalmente ci incontriamo in un bar. Per 3 ore e mezzo lo martello di domande. Riccardo, come faccio? Che scarpe mi servono? Che zaino mi serve? Come faccio per la pioggia e per l'acqua? Ma secondo te è fattibile? Mi ha dato una botta di carica. Sì, ce la puoi fare, vai, grande. Boom, ok. Da lì la svolta. Torno a casa, sembra che so di che cosa sto parlando. Ok, ce la posso fare. Prenoto il mio volo e parto. Palermo. C'è solo un'ultima cosa che mi blocca. Ho una paura folle. Paura di fallire, paura dell'ignoto, paura che non troverò da dormire, da mangiare, paura della paura, paura di tutto. Arrivo a Palermo e incomincio a camminare. È come se quella paura fosse stato un enorme muro di vetro e per attraversarlo l'ho infranto, si è spezzato in 1000 piccoli pezzi che ora posso prendere e guardare uno a uno. Ora conosco le mie paure. So che ho paura delle sopraelevate perché soffro di vertigini. Ho paura di camminare nelle gallerie, ho paura dei pastori maremmani e ho paura di chi si ferma ad offrirmi un passaggio in modo molto insistente. Però in questi mesi mi sono inventata dei piccoli stratagemmi per risolvere queste paure. Per esempio, a chi si ferma per offrirmi un passaggio dico che sto facendo un documentario e che c'è una troupe televisiva che mi sta seguendo, al che se la squallano velocemente. Come se queste paure fossero state dei pezzi di vetro lasciati sul bagnasciuga e dopo mesi le onde li hanno smustati, ora non sono più tanto taglienti come all'inizio. Bene, io in 12 minuti sinceramente non ce la faccio a raccontarvi che cosa mi è successo negli ultimi mesi. Vi posso dire però una cosa, mi sono divertita un casino e ho un segreto, anzi 2. Il primo è il sorriso, è un'arma potentissima che abbiamo tutti e mi ha aperto tutte le porte. Sono riuscita a dormire quasi sempre sotto un tetto e a mangiare quasi tutti i giorni. Sono riuscita ad attraversare lo stretto di Messina e anche entrare nella maggior parte dei musei che volevo. E poi c'è un'altra arma che abbiamo, è il potere dell'ascolto. In una società dove ormai buttiamo fuori parole senza neanche preoccuparci più dei contenuti, siamo rimasti veramente in pochi a tendere le orecchie ad ascoltare. E in questo viaggio sto cercando di imparare a farlo. Prima ho ascoltato il consiglio delle mie scarpe, poi quello del mio cuore. E poi in ultimo i sogni di tutti gli italiani che ho incontrato in questo viaggio, che mi ha permesso di tornare a casa con un bagaglio di valore inestimabile e ve lo voglio fare vedere. Questi sono i sogni di tutti. Ne ho uno in particolare che mi piace, il sogno di una bambina, Anna Chiara, di 8 anni, che mi ha scambiato un mix tra Babbo Natale e il genio della lampada. E mi dice che vuole, mi ha fatto proprio la lista. 1, avere un Chihuahua. 2, avere un Samsung. 3, un fidanzato. 4, volare. Interessante, fidanzato volare. 5, essere incinta senza mal di pancia. 6, avere denti belli senza l'apparecchio. E 7, che non mi crescano i peli sotto le ascelle nella patatina. Il
giorno dopo Anna Chiara mi ha inseguito, alle 6 di mattina si è svegliata perché voleva darmi il suo ultimo sogno, quindi ci ha pensato tutta la notte per portarmi questo. Voleva che tutti i bambini del mondo siano stati fortunati come lei e che non soffrano mai. Ok, il mio progetto non è rivoluzionario, io non ho cambiato il mondo, però ho cambiato il mio mondo. Il mio destino era nelle mie scarpe e non me ne ero neanche accorta. Ora voglio lasciarvi con una domanda. Dov'è il vostro destino? Qual è il vostro sogno? Vi giuro che anche solo spendere 5 minuti a pensare a questo potrebbe sorprendentemente cambiarvi la vita. Grazie.